Me l'avete richiesta in tantissimi. Oggi siamo qui con il video tutorial per quanto riguarda il bot Trojan su rete Solana, il vecchio Unibot. Me l'avete richiesto in tantissimi nel gruppo Telegram. Oramai sta andando molto, si sta espandendo tantissimo il trading su exchange decentralizzati riguardante soprattutto le meme coin. In altri paesi, ragazzi, è esplosa questa, è diventata quasi una moda il fare trading sulle meme coin, e proprio per questo bisogna tenere 1000 occhi aperti, perché il 90%, ragazzi, il 99% di queste meme coin che troviamo, che nascono da poco, che troviamo soprattutto su Dex Screener, la maggior parte, ragazzi, sono tutte meme coin scam, completamente. Quindi prima di partire, ragazzi, vi chiedo di arrivare a 30 mi piace se volete avere un video per quanto riguarda, diciamo, la mia strategia, il muovermi su questo mercato molto pericoloso. Non vi nego che a volte mi capita anche a me di beccare comunque meme coin scam, ok? E rimanerci comunque secco. Fatto sta che i risultati li avete visti su Telegram. Mi sto togliendo qualche bella soddisfazione, ma come vi ho detto bisogna tenere molti occhi aperti. Quindi oggi andiamo a fare questo bel tutorial riguardante il bot. E vi ricordo, ragazzi, che non è un bot di guadagno automatico e cose così. C'è la possibilità anche di effettuare il copy trade di wallet che andiamo a decidere di copiare, e verrà fatto tutto quanto in automatico. Questa è un'altra funzione fantastica di Unibot. Quindi andiamo alla schermata e mi raccomando il mi piace. Se non sei ancora iscritto, iscriviti per rimanere sempre aggiornato. Allora, ragazzi, eccoci qua, schermata solita di Telegram. Come vedete siamo sul bot di Trojan. Cliccando il link qui sotto in descrizione, ragazzi, vi si aprirà la schermata principale dove vi darà la possibilità di creare un wallet. Una volta aver accettato tutto quanto, qui avrete il vostro indirizzo wallet, ok? Indirizzo di rete Solana, ok? Quindi a questo wallet dovete mandare esclusivamente i Solana su rete Solana, ok? Quindi, come vedete, qui in questo momento io ho saldo zero, va bene? Per inviare dei Solana, cosa devo fare? Avete magari Binance, avete un wallet, ad esempio Phantom, che principalmente è il wallet che viene più utilizzato riguardante Solana. Potete inviare i vostri Solana, ricordate, mi raccomando, rete Solana, ok? Quindi basta semplicemente copiare il wallet, incollarlo nel wallet di destinazione dei nostri Solana e il gioco è fatto. Poi ma facciamo una prova insieme, almeno avete tutta quanta la procedura chiara. Ok, guardate, io qui ad esempio sono su Phantom Wallet, ok? Ma se avete Binance o Bybit, insomma, la procedura è la stessa, ragazzi. Ossia, Solana, ok? Invia. Qui inserite il wallet di destinazione, ossia quello che abbiamo copiato, il wallet che ci è stato assegnato all'interno di Unibot, e qui scegliete l'importo da mandare. In questo caso, dato che stiamo facendo una prova, facciamo 0,10, ok? Che sono l'equivalente di 17 dollari. Clicchiamo su avanti. Ok, in questo momento sta inviando i nostri Solana. La rete Solana, ragazzi, è molto veloce, ed anche le commissioni sono molto basse, molto ridotte rispetto soprattutto magari ad Ethereum o tante altre chain, ok? Ok, invio effettuato. Andiamo a vedere quindi sul nostro wallet di Telegram, il nostro Unibot. Facciamo qui refresh ed ecco qua i nostri 0,10 Solana all'interno del nostro wallet. Preciso, puntuale, in 30 secondi abbiamo inviato tutto quanto. Allora, prima di continuare, ragazzi, innanzitutto qui potete mettere traduci in italiano e avete tutta quanta la lingua in italiano. Qui, come vediamo, prima di proseguire, vediamo questa cosa che è molto importante. Qui ci dice: ti consigliamo ovviamente di utilizzare uno dei seguenti bot per fare trading, ok? Come vedete qui sotto ci dà Menelao, Diomede, eccetera. Se non vi dà questa schermata, ok? Basta che andate qui nella chat testuale e digitate /backup, ok? Vi dà l'ok, e come potete vedere, ragazzi, qui sono vari server, ok? Quello in cui siamo noi ora, ragazzi, è Menelaus. Come vedete però, Menelaus in questo momento è molto congestionato, infatti ce lo dà con il bollino rosso. Questo cosa significa? Che avremo una velocità ridotta riguardo le transazioni di acquisto o di rivendita, va bene? Quindi cosa ci conviene fare in questo momento? Andare su Paris o Odysseus. Andate sempre su quelli verdi. Andiamo ad esempio su Odysseus. Come vedete, cosa può fare questo bot? Questa è la schermata iniziale, diciamo, di avvio del bot. Clicchiamo su avvia e, ragazzi, l'indepinto non cambia assolutamente nulla tra tutti quanti, sono semplicemente dei server differenti, ma come vedete non cambia assolutamente nulla. Ma adesso, ragazzi,
Adesso andiamo a vedere le varie sezioni del bot, ok? Buy e sell, come potete immaginare, si acquistano le meme coin e si rivendono le meme coin. Come si acquistano? Basta cliccare qui su buy ed inserire il contract address della meme coin, della coin, quello che sia, ok? Della criptovaluta. Facciamo ora ad esempio, prendiamo Pokemons ad esempio, ora in considerazione, digitiamo CA, il bot ci dovrebbe dare il contract address, eccolo qua. Andiamo qui su buy, incolliamo il contract address ed ecco qua ragazzi, acquista Poku, io preferisco averlo in inglese, acquista Poku, in questo momento il prezzo è 0.0005409, ti dice la liquidità disponibile, la market cap e le varie percentuali che ci sono in questo momento, ok? Cosa molto importante ragazzi, qui abbiamo il price impact, ok? Quindi il prezzo che va ovviamente ad aumentare o diminuire in base all'acquisto o alla rivendita che si effettua, in questo caso riguardante 0.5 sol, ok? Per acquistare ragazzi basterà cliccare qui su buy oppure cliccare uno di questi pulsanti, ok? 0.5, 1 sol, 3 sol e via discorrendo. Se volete mettere magari, non so, 0.02 sol, basterà cliccare qui su X sol, ok? Inserire la quantità di sol che volete acquistare e dare l'invio. Mi raccomando, fate attenzione quando cliccate, perché se io ad esempio ora vado a cliccare qui su un sol, mi fa l'acquisto, ok? Mi fa l'acquisto, non è che devo cliccare e poi cliccare buy, no, basterà cliccare qui su un sol e mi partirà l'acquisto, ok? Lo slippage ragazzi, lo slippage è molto importante, soprattutto per quanto riguarda meme coin che nascono da poco, ok? Difatti ragazzi, per meme coin che nascono da poco il prezzo è molto volatile, ok? Soprattutto per quelle scam che la maggior parte delle volte salgono leggermente per poi crollare, perché magari il creatore della meme coin scamma tutti quanti prendendo profitto e arrivederci e grazie, via con la prossima meme coin. Quindi fate sempre molta attenzione a questa cosa. Vi ricordo, arriviamo a 30 mi piace, così andiamo a studiare bene la mia strategia, vi mostro diciamo la mia strategia di come mi muovo io in questo settore, facendovi un attimino capire come mi muovo io, ok? Vi ricordo comunque che questi non sono assolutamente dei consigli finanziari, è semplicemente la mia esperienza di quello che faccio io riguardante questo mondo, ok? Quindi tornando a noi, lo slippage, che cos'è? Ad esempio io in questo momento il prezzo è 0,5409, ok? Io vado ad acquistare, ok? Vado ad acquistare 0,5 sol, ma in quel momento il prezzo sale, il prezzo raddoppia, quindi fa un 100%. Se in quel momento il prezzo fa un 100%, quindi va oltre il 20% di limite che io gli ho indicato, l'acquisto non verrà effettuato, ok? Difatti mi darà il messaggio di slippage expired, non proseguendo quindi con l'acquisto. Stessa cosa ragazzi vale con la rivendita, ok? Quindi lo slippage è una cosa che dovete scegliere voi in base a come fate trading, ok? Solitamente per market cap basse il prezzo è molto volatile, soprattutto come vi ho detto per meme coin che nascono da pochissimo, ok? Solitamente più la market cap è elevata, meno sarà l'impatto del prezzo per ogni acquisto, ok? Non dobbiamo pensare soltanto al nostro acquisto, ma dobbiamo pensare che mentre che noi facciamo un acquisto ci sono altre 50 persone che rivendono o acquistano la moneta, ok? Quindi questa è una cosa che dovete scegliere voi, ad esempio 20% io posso dargli un 10% ed ecco fatto che qui mi si mette 10%. Facciamo l'esempio che ora voglio fare l'acquisto di un sol, basta che clicco qui su un sol e mi parte l'acquisto. Ovviamente qui mi dice che il balance non è sufficiente, difatti abbiamo 0,10 sol e quindi l'acquisto non è andato a buon fine. Ricordatevi ragazzi che ci sono le fee di mezzo, ok? Mi è successo che mi hanno scritto degli iscritti al canale che praticamente avevano magari 0,5 sol, hanno acquistato tutto quanto con 0,5 sol e non avevano poi le fee per la rivendita, ok? Voi ragazzi nel vostro portafoglio dovete sempre avere almeno ragazzi un 0,05 ok di sol disponibili per quanto riguarda le fee, le commissioni, ok? Perché per quanto riguarda le commissioni ragazzi, per questo andiamo proprio a vedere un'altra sezione, dobbiamo andare su settings, ok? Andiamo su settings e qui andiamo a scegliere tante cose molto importanti. Prima cosa, fast o turbo?
Queste sono le commissioni che vengono scelte per ogni acquisto o per ogni rivendita. Fast, ragazzi, mi sembra che siano 0,015. Andiamo a vedere un attimo. Allora, Fast sono 0,0015 Sol, invece Turbo è 0,0075 Sol. Queste sono le commissioni che vengono prese per ogni tipo di transazione. Attenzione però, se io inserisco Turbo e vado a spendere più commissioni, la mia transazione sarà molto più rapida rispetto magari a quella Fast. Ok? Quindi se voi magari effettuate acquisti su Memecoin che nascono da poco, dovete magari spendere più commissioni per essere più veloci rispetto ad altre persone ed avere quindi uno slittamento del prezzo minore, ok? Perché come vi ho detto, voi potete comprare ad uno, però nel momento in cui viene effettuata la transazione magari il prezzo è aumentato o diminuito. Quindi più voi mettete di commissioni, più la transazione sarà veloce. La cosa che consiglio io maggiormente è di mettere Turbo, ragazzi. Mettete Turbo che è 0,0075 Sol per quanto riguarda il trading su Memecoin che nascono da poco, ok? Quindi diciamo, se invece volete fare trading riguardo cose a lungo termine, insomma cose più tranquille che sono uscite già da più tempo, potete anche inserire Fast e almeno andate a risparmiare di commissioni inserendo Fast, ovviamente. Se poi voi invece volete magari aumentare ancora di più le commissioni o diminuirle ancora di più, qui potete inserire una determinata cifra e quella sarà la commissione fissa. Qui invece, ragazzi, buy setting e sell setting. Qui abbiamo ad esempio, come avete visto prima, i 5 pulsanti. Noi abbiamo quei 5 pulsanti, possiamo inserire qui le cifre che vogliamo. Magari io dico 10 Sol, io non le utilizzerò mai. Qui magari ad esempio posso mettere 0.3, ok? 0.3 Sol, così che ho il pulsante già predisposto per 0.3 Sol. Qui invece andiamo già a modificare lo slippage. Qui non so, io voglio avere magari un 15% massimo di slippage e vedrete quindi che la prossima volta che io inserirò il contract address di una determinata criptovaluta, qui al posto di 10 Sol avrò 0.3 e qui al posto dello slippage avrò già predisposto 15%, ok? Stessa cosa, ragazzi, riguardante la sezione sell, ok, di rivendita, posso mettere 50% o 100%, io lascio questi due. Sell e slippage, stessa identica cosa riguardante di quella del buy, ok? Tornando invece a noi, allora positions, qui se clicchiamo su positions, qui potremo vedere tutte quante le posizioni aperte in quel momento, ok? Ora facciamo magari un esempio ed andiamo ad acquistare proprio Pokemons che ha una bassa market cap e a noi ci va bene, poi la rivenderemo, non è un problema. Dato che comunque è una criptovaluta uscita da tanto e non ci serve tanta velocità, andiamo a mettere Fast, così che andiamo a risparmiare di commissioni, ok? Quindi torniamo qui in back, clicchiamo qui su buy, vi ricordo comunque che dal menu potete già fare tutto, ragazzi, avete già buy, sell, positions, tutto quanto, quindi io invece magari mi trovo qui su setting, voglio andare subito a fare il buy, clicco menu, buy e mi dà la sezione da inserire, quindi metto il contract address ed ecco qua Pokemons. Voglio acquistare, non so, mettiamo 0,05, ok? 0.05 Sol, gli diamo l'ok e fa la transazione, ragazzi. 0,05 che equivalgono ad $8,77. Ok, acquisto avvenuto con successo. Quindi, ora facciamo back, torniamo quindi al menu principale. Se clicchiamo qui su Positions, possiamo vedere che abbiamo la nostra posizione di Pokemons, ok? Come vedete qui abbiamo la nostra entrata, ok? Quindi noi abbiamo acquistato a questa cifra, ok? A questa cifra di prezzo e a questo market cap. Qui abbiamo invece il prezzo e la market cap che ha la criptovaluta in quel momento, ok? Qui abbiamo invece il nostro acquisto, quindi abbiamo acquistato, compresi di commissioni e tutto quanto, 0.0504 Sol, un equivalente di $8,85, e qui abbiamo la sezione Profit and Loss. Quindi in questo momento, ad esempio, siamo sotto di 0,88%, un equivalente di 0,08 centesimi. Se facciamo refresh, vediamo se è modificato qualcosa. Ok, è cambiato, abbiamo perso di meno di 0,01 centesimo. Questo, ragazzi, ora stiamo facendo questa prova con questa criptovaluta che è molto tranquilla, ok? Se voi andate a fare con criptovalute che escono da poco, potete notare tantissimo come cambiano tutte quante le cose. Cioè, vedete proprio il prezzo che varia tantissimo in brevissimo tempo, quindi bisogna fare sempre molta attenzione, perché come vi ho detto la maggior parte sono tutte scam, ok? Voglio rivendere la moneta? Qui
avremo la sezione dove dobbiamo scegliere la criptovaluta, perché se abbiamo più criptovalute qui dobbiamo scegliere se è Pogu, se magari è Peng, ci sono tutte quante le sezioni delle criptovalute e cliccare su Sell 100%. Altrimenti possiamo cliccare qui su Pogu, cliccare poi su Avvia e ci darà quindi Sell Pogu. Se invece vogliamo acquistare senza passare per il contract address e tutto quanto, dobbiamo cliccare qui, queste frecce, e ci passerà dalla sezione Sell alla sezione Buy e potremo acquistare quindi altri Pogu. Stessa identica cosa per quanto riguarda da Buy a Sell. Clicchiamo qui, Avvia e ci passa su Sell. Ok? Quindi ora voglio rivendere tutto quanto, faccio swap 100%, Sell. Molto semplice. Ok, una volta aver venduto il 100% delle criptovalute, il bot ci dà in automatico la percentuale di profitto o di perdita con queste due immagini. Qui abbiamo un 2,27% compreso di commissioni, mi raccomando questo è molto importante perché calcola già le commissioni e quindi siamo andati sotto del 2,27%. Torniamo quindi su Start. Limit Orders, allora qui possiamo, in poche parole, però faremo magari un video a parte, questo è importante. Noi abbiamo magari, in questo momento abbiamo Pogu, ok? Io gli voglio dire, guarda, quando sei a 0,0006, rivendimi, così da avere un profitto in automatico, ok? Quindi noi possiamo dare un Limit Order a Pogu, così che anche se siamo in giro a farci gli affari nostri, quando toccherà i 6 centesimi, noi potremmo rivendere in automatico. Copy Trade, ragazzi, Copy Trade, sezione che vi interesserà tantissimo sicuramente. Io come vedete ho provato vari wallet, ok? Ho una mia strategia di valutazione di wallet ed ho anche un bot che mi controlla direttamente su Telegram tutti i wallet che io voglio, ok? Dandomi delle statistiche molto molto importanti. Vi farò un video a parte riguardante questa cosa. Intanto vi dico come si inserisce un copy trade, ragazzi, è molto semplice, basterà cliccare qui su New, prendere qui, inserire un nome, ad esempio in questo momento lo chiamiamo prova video, quindi questo si chiamerà prova video, target wallet, dobbiamo prendere il wallet che abbiamo scelto ed inserirlo proprio qui, ok? Ora facciamo così e ci darà l'errore ovviamente, invalid address. Ora in questo momento noi non ce l'abbiamo e non inseriremo nulla. Qui possiamo mettere una percentuale di acquisto, ad esempio lui acquista 2 sol, ok? Però 2 sol per noi sono tanti. Cosa possiamo fare? O inserire magari... qui intanto si sta rallentando tantissimo perché siamo di nuovo su Menelaus e non siamo su quell'altro. Comunque, tornando a noi, possiamo mettere o una percentuale di acquisto, quindi magari voglio dirgli acquistami il 20%, oppure voglio dire di tutte le cose che fa, di tutti gli acquisti che fa, io voglio acquistare 0,2 sol. Quindi mettendo 0,2 noi abbiamo debuggato, mannaggia. Qui possiamo fare pulizia, ragazzi, Possiamo fare pulizia come vogliamo di tutto ciò che vogliamo facendo semplicemente seleziona ed elimina, cosa fantastica. E intanto come vedete ci ha inserito 0,2 sol, ok? Vuoi copiare anche le rivendite? Possiamo mettere sì o no. E qui andiamo a scegliere invece le fee, ok? Che in questo momento sono su 0,0015 sol perché abbiamo inserito la rivendita su Fast e non su Turbo. Se fosse stato Turbo avremmo avuto 0,0075. Ma io ad esempio voglio fare degli acquisti molto più rapidi su questo wallet, ok? Quindi voglio mettere 0,01, ok? Quindi farò degli acquisti molto molto più veloci pagando ovviamente delle commissioni più elevate. Stessa cosa se voglio riguardante la rivendita. E qui possiamo mettere lo slippage, ad esempio fammi uno slippage del 25% massimo. Una volta aver fatto questo, inserito l'address, il wallet che vogliamo fare, di cui vogliamo fare copy trade, clicchiamo su add e il gioco è fatto. Da quel momento copieremo tutto ciò che farà quel wallet. Come vedete io ne ho provati parecchi, ok, che mi sono andati bene, altri mi sono andati male. Ho trovato quest'ultimo, l'ho chiamato fantastico perché mi trovo veramente veramente molto molto bene. Non è che tutto ciò che trova mi va tutto quanto in positivo, però mi fa delle percentuali molto 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 carine. Ma riguardo il copy trade ne parleremo più approfonditamente in un altro video. Qui su Referrals avrete il vostro link di invito per invitare i vostri amici, dandogli quindi la possibilità di risparmiare un 10% sulle commissioni. Stessa cosa ragazzi con il link qui sotto in descrizione, ok? Così da andare a risparmiare qualcosa. New Pairs invece ragazzi è una sezione molto delicata, molto, molto carina ma delicata. Come vedete cliccandoci possiamo andare a vedere tutte le nuove criptovalute lanciate da poco, ok? Questa come vedete è stata lanciata 27 secondi fa, ok?
Qui abbiamo il contract address. Qui possiamo vedere che che non c'è stata la rinuncia diciamo dell'appropriazione riguardante la criptovaluta. Fatto sta comunque che anche se vediamo che c'è l'ok ad entrambe, sia la rinuncia, sia... Insomma, bisogna fare molta attenzione perché innanzitutto, come vedete qui, il creatore ha il 100% delle criptovalute. Ok, quindi può farci un po' quello che vuole, se vuole dampare il prezzo lo dampa in faccia a tutti prendendo profitto. Ma comunque ci sono dei siti appositi dove possiamo controllare una determinata criptovaluta per valutare se è scam oppure no. Anche di questo faremo un video a parte perché è molto molto importante. Fatto sta che per prendere il contract address da copiare basterà cliccare così e avremo copiato il contract address. Se poi invece vedo che questa è buona, non so, faccio un refresh per vedere. Blackwood, mi piace Blackwood, voglio prenderla. Se voglio vederla su Dex Screener clicco qui e mi apre il link di Dex Screener, altrimenti voglio subito comprarla, clicco qui, Menelaus, avvia e mi dà la possibilità di acquistarlo. Facciamo così per provare, andiamo ad acquistarlo, facciamo buy, vediamo insieme come andrà, così vi faccio vedere anche come varia di tanto il prezzo e vediamo se innanzitutto slippage exceeded significa che lo slippage è andato oltre, ok? Prima eravamo a 0.04365, invece in questo momento siamo a 5563, il prezzo è aumentato, ok? Ed è proprio per questo che l'acquisto non è dato a buon fine. Successo di nuovo, possiamo fare retry e riproviamo ancora. Vi ricordo che non siamo nella modalità turbo, siamo nella modalità fast, quindi è più lenta, ok? Ok, qui adesso abbiamo acquistato questa Blackwood, ok? Andiamo su Positions e vediamo che siamo in profitto del 35%. Facciamo refresh. Profitto del 51%. Voglio rivendere tutto quanto. Sell 100%. Vediamo se riusciamo. In questo momento il prezzo è a 7,995. Credo che non riusciremo comunque. Perché come vi ho detto... e infatti invece siamo riusciti a fare profitto. E abbiamo fatto un 34% così in pochissimi secondi. Siamo entrati con $8. Siamo usciti con $11. Con $3 in più. Ovviamente più... più i Solana che investiamo salgono, più sale il profitto o l'eventuale perdita, ok? Questo per farvi vedere un attimino come funziona questa sezione delle nuove uscite, ok? Se invece vogliamo vedere le uscite che dovranno avvenire, basterà cliccare qui su Upcoming Launches e possiamo vedere ad esempio Charlie Beer che verrà listato fra 2 giorni. E quindi qui possiamo proprio acquistare in anticipo le criptovalute prima che vengano rilasciate su Dex Screener. Fate molta attenzione perché, come vi ho detto, il 90% di queste sono tutte scam, ragazzi. Quindi fate molta attenzione. Come vedete, intanto qui il bilancio è aumentato. Prima avevamo... Andiamo a vedere un attimino se lo troviamo. Prima avevamo 0.1 sol. Poi con le varie commissioni eravamo anche andati sotto. Però non trovo lo start precedente che avevamo messo. Fatto sta che siamo andati a 0.107 sol, ok? Andando a $18,81. Ma non so, ad esempio faccio un Solana di profitto. Voglio inviare i miei Solana ad un wallet oppure ad esempio al mio wallet di Binance, ok? Quindi che cosa faccio? Vado su Binance, prendo il wallet di deposito riguardante Solana, riguardanti i sol su rete Solana, ok? Quindi ovviamente si farà deposito. Solana, rete Solana, si prende il wallet e si inserisce qui su Withdraw. Si seleziona qui la rete Solana, si seleziona qui il token, ossia il token SOL che vogliamo andare a ritirare dal bot. Qui andiamo a cliccare e ad inserire il wallet, ad esempio di Binance o di un qualsiasi altro wallet di Solana su rete Sol. E qui andiamo a scegliere quanto vogliamo mandare. Ad esempio, qui possiamo mettere quanti Solana o qui possiamo mettere la percentuale del portafoglio. Ad esempio, voglio ritirare il 50%, basta che clicco qui su 50% e mi prenderà il 50%. Facciamolo insieme come prima, stessa identica procedura. Ok, ho inserito il wallet, ho messo 100% di ritiro riguardante i Solana e adesso sta facendo il ritiro. Ritiro completato. Noi andremo adesso nel nostro wallet di destinazione e vedremo che i sol saranno arrivati. Nel frattempo qui ovviamente il nostro bilancio è tornato a zero perché abbiamo ritirato tutto. Fatto sta. Dopo 40 minuti di registrazione, spero di essere stato chiaro in queste cose molto semplici e basilari che però
abbiamo dato diciamo un'infarinatura generale riguardante questo bot che è veramente ottimo ragazzi, cioè io lo sto utilizzando, ho utilizzato sia BonkBot, poi un ragazzo della community mi ha consigliato di provare anche Trojan e ragazzi è veramente un bot fantastico, mi ci sto trovando veramente benissimo. Come ho detto in questo momento stanno andando molto queste meme coin, si hanno veramente delle possibilità se si studiano bene e si valutano determinate cose di fare dei profitti molto molto importanti, nel breve periodo anche soprattutto. Fatto sta che comunque possono esserci dei profitti ma possono esserci anche ovviamente delle perdite notevoli. Quindi quello che dico io è iniziate con poco se volete iniziare, studiate bene tutto quanto, imparate bene quello che c'è da valutare, cosa che magari porteremo anche nei prossimi video di approfondimento riguardanti soprattutto i contract address, le criptovalute, le meme coin, come si può capire quando sono scam ed altre cose importanti. Vi ricordo comunque che c'è la community Telegram, qui sotto trovate il link per entrare nel nostro gruppo, scambiarci ovviamente due chiacchiere, andare a cercare delle meme coin che possono fare delle belle percentuali nel tempo. Quindi noi ovviamente se non ne fate ancora parte vi aspettiamo all'interno e noi invece vi prego dopo 40 minuti vi prego di mettere un bel mi piace che aiuta tantissimo il canale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di questo bot, se avete ovviamente dei consigli, se siete degli esperti di blockchain, insomma se ve ne intendete di questo mondo, per noi è bellissimo avervi all'interno della nostra community. Tutti quanti noi impariamo giorno dopo giorno sempre più cose, quindi se sei un esperto saremo veramente felicissimi di averti con noi. Io vi mando un saluto e ci vediamo ragazzi alla prossima. Ciao a tutti.